Bentornati sul canale YouTube di Radio Rossonera, benvenuti e buongiorno innanzitutto perché sono le 7 del mattino, ma buongiorno anche perché oggi finalmente tornano le partite che contano, perché a San Siro arriva la Roma per l'andata dei quarti di finale di Europa League in questo primo storico, se vogliamo, scontro tra i milanesi e i ragazzi della capitale in una competizione europea, però è una competizione europea che non è chiaramente la Champions League, e visto che volevo canticchiarvi una cosa ma i diritti tra i tubi, il copyright così non me lo permettono, cercherò di farvi entrare un pochino nel mood dell'Europa League con l'inno dell'Europa League, quindi via con l'inno. Ecco, non potevo neanche cantarlo perché intanto il regista dietro ride. Non potevo nemmeno cantare. Sai tu, Morgan, come fa l'inno dell'Europa League? È quello che fa bravo, quello lì. Quindi è riuscita. Fantastico. Vabbè, abbiamo mandato in avanscoperta a Milanello il direttore Simone Cristao. Non ride, perché se no tremi tutto e ci tocca arrivare. Abbiamo mandato, come dicevo, il direttore Simone Cristao a Milanello. A Milanello, tra l'altro, un diluvio universale, un freddo, un vento, però ci è andato lo stesso. Per la rifinitura, per la conferenza di ieri di Pioli, vediamo che contenuto ci porta e poi vediamo a questo punto direttamente chi sceglierà Stefano Pioli per la partita di questa sera. Direttore. Ciao Davide e ciao a tutti. Davide mi fai il percorso del Milan da Milanello. Beccati il percorso del Milan col diluvio da Milanello. Ora vi porto sulla strada che conduce proprio all'ingresso del centro sportivo. Qua di fianco a me prima si stava allenando la primavera di Abate sul campo esterno. Che dire del percorso di Europa League del Milan? Qua dopo la rifinitura sotto il diluvio ci giochiamo tanto del nostro futuro, se lo gioca Pioli, se lo gioca il Milan stesso per quello che riguarda il nostro piccolo grande percorso che ancora ci rimane per finire la stagione. È ovvio che la Roma sarà un esame decisivo, probabilmente nemmeno l'ultimo, visto che c'è un derby da giocare, ma soprattutto c'è nel caso anche una semifinale. Non credo che ci si fermi sicuramente ai quarti. Detto ciò, il percorso del Milan in Europa League finora è stato buono, a volte anche ottimo per certi versi, detto che comunque ha affrontato ancora un paio di avversari non di primissima fascia, ma sarà abbastanza per avere una conferma oppure no? Questo lo lasciamo dire a qualcun altro, nel mentre mi sfreccia il van di Rafa Leao, che vi faccio vedere, e salutiamo. Ciao Rafa, se ne sta andando. E noi ci vediamo appuntamento per le probabili, sempre che Davide non l'abbia montate prima di questo video. Ciao! Compito semplicissimo quest'oggi per le probabili formazioni, perché in realtà è già scritta da tempo, da giorni, visto che un solo ballottaggio ed è in difesa, e tra poco ne parliamo, perché Mike Maignan come al solito prende i guanti e va in porta. A destra prende la fascia di capitano e gioca Davide Calabria, con a sinistra il suo vice, ovvero Teo Hernandez. In mezzo c'è Matteo Gabbia, confermatissimo, e l'unico ballottaggio è proprio lì di fianco, ovvero Malik Thiaw, Simon Kjær, Malik Thiaw, dovrebbe vincere il danese il ballottaggio. Poi per il resto tutti super confermati, con Tijani Reinders e Ismail Benasser davanti ai due difensori, in mediana, davanti a loro, in mezzo c'è come sempre Ruben Loftus-Cheek e poi il tridente, con Pulisic a destra, Rafa Leao a sinistra e Olivier Giroud in mezzo. Come sempre, i soliti noti. Linea a te. Tra l'altro oggi ringraziamo il direttore che ha preso l'acqua, che ha preso il freddo, che ha preso il vento per sentire la stessa identica conferenza stampa di Stefano Pioli da 7 mesi a questa parte. No, vabbè, questa è una considerazione mia. Tra l'altro oggi sono da solo perché la mia spalla del preview ha deciso molto democraticamente di non venire a lavorare, quindi sarà bandito ufficialmente da questo format. Fortunatamente mancano poche partite alla fine della stagione, ma è il momento di andare in casa della Roma, perché abbiamo questa volta non Chiara Ciotti, che salutiamo, è stato con noi allo scorso preview, ma Andrea Di Carlo di Radio Romanista, quindi affidiamo a lui tutto il nostro know-how. Tra l'altro know-how, parlo col direttore che è dietro camera, know-how è know-how, è inglese, quindi know-how, oppure know-how una parola... È latino, quindi no, latino io andavo molto male, e tra l'altro latino, Morgan mi fa taglia, Andrea.
Amici di Radio Rossonera, è appena terminata da pochi minuti la conferenza stampa di Daniele De Rossi e di Paulo Dybala, conferenza stampa che forse non ci ha aiutato fino in fondo a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Abbiamo avuto la conferma che Chris Smalling sta bene, che Mancini sta bene, nessun problema di natura muscolare per nessuno dei due, e rimangono gli ultimi dubbi di formazione per quello che potrebbe essere un passaggio a una difesa a 3 un pochino più coperta, che in fase di non possesso diventerebbe a 5, ma dal coraggio, dalla personalità, dal carattere che De Rossi ha chiesto in conferenza stampa, credo che la Roma oggi andrà in campo oggi giovedì andrà in campo con la sua miglior formazione, con una difesa a 4, quindi composta da Celic, Mancini, Smalling e Spinazzola, con il centrocampo composto da destra a sinistra da Cristante, Paredes e Pellegrini, con Dybala e Del Shaarawy a supporto di Lukaku. Pochi dubbi dalla mediana in su, qualche dubbio ce lo teniamo per le maglie in difesa. La sorpresa rimane un pochino nell'aria, però al momento ci sentiamo un pochino di escludere il passaggio con la linea 3. È una Roma che con grande rispetto affronterà il Milan, pronta però a giocarsi anche quelle che sono le sue carte, con la giusta consapevolezza, e ripeto, con il giusto rispetto, ma anche con la fame, con l'ambizione, con la voglia di rispettare quella che è stata la storia recente in Europa negli ultimi anni. Lo studio e lo spazio alla mia sinistra e la sedia che cigola vuol dire solamente la clip delle statistiche. Sì, perché c'è qualcosa da dire su questo Milan-Roma, nonostante sia la prima, l'abbiamo già detto e ripetuto 200 milioni di volte, sfida europea tra le due squadre. Perché partiamo da Pioli contro la Roma. I precedenti tra le due squadre li lasciamo al campionato. Pioli contro la Roma ha giocato 31 partite in carriera, vincendone 9, pareggiandone 10 e perdendone 12. Vi direte, ma come mai uno score così negativo? Perché sulle panchine di Parma, Chievo, Bologna, Lazio, Inter e Fiorentina non è riuscito a far benissimo l'attuale allenatore del Milan. Sulla panchina del Milan contro la Roma Pioli ha giocato 11 partite, perdendone solo una, la prima 2-1 all'Olimpico nell'ottobre del 2019, gol di Zaniolo e gol di Dzeko, in quella che però è stata la sua seconda partita in linea temporale sulla panchina rossonera. La prima fu Milan-Lecce 2-2, ne abbiamo ampiamente parlato nel preview della partita della settimana scorsa. Sulla panchina della Fiorentina 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta su quella dell'Inter, 3 sconfitte e un pareggio su quella della Lazio, quindi Pioli non ha mai vinto un derby. Di Roma 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte a Bologna, un pareggio e una sconfitta a Chievo, un pareggio e 3 sconfitte a Parma. Questo è lo score. Invece per quanto riguarda le partite a San Siro, nella sfida tra Milano e Roma appunto a San Siro, i rossoneri non hanno mai perso. 2-0 nel 19-20, 3-3 nel 2020-2021, 3-1 nel 2021-2022, 2-2, ce lo ricordiamo benissimo, nel 2022-2023 e 3-1 in questa stagione. Non c'era De Rossi su quelle panchine, ma c'era prima Fonseca e poi Mourinho. Pioli e De Rossi però si sono affrontati quando uno, Pioli, era seduto in panchina e quando l'altro, De Rossi, era ancora a dettare legge in mezzo al campo. Si sono sfidati per ben 16 volte. Dovevo fare perché non ho scritto il numero totale, ho scritto e quindi mi sono veramente, come preparo io sti preview, vabbè, 12 precedenti, 3 pareggi, una vittoria sola per Stefano Pioli e tutte le altre, che sono, se la matematica non mi tradisce, 8 vittorie per De Rossi. Alcune partite sono particolari perché da segnalare. Nel 2006-2007 Parma-Roma 2-2, Coppa Italia quarti di finale, segna proprio De Rossi nel pareggio contro il Parma di Pioli, mentre sempre Roma-Parma 3-0, questa volta per i padroni di casa 2006-2007, Pioli venne esonerato dalla panchina del Parma dopo quella partita. Altro precedente da segnalare, intanto vedrete qua una carrellata di foto di quelle partite. Chievo-Roma 2010-2011, sempre Coppa Italia, 2-2 la partita finale. De Rossi nel fine del secondo tempo entra duro al centrocampo, si prende un rosso diretto e uscendo dal campo, come potete vedere qui alla mia sinistra, scambia qualche parolina con Pioli. Ora probabilmente nessuno dei due si ricorderà quello che si sono detti, però noi ci piace insomma ricordarvelo. Per quanto riguarda invece i derby, l'abbiamo detto prima, Pioli non ha mai vinto un derby sulla panchina della Lazio
e addirittura dopo la stracittadina persa 4-1 nell'aprile del 2016 venne esonerato. De Rossi non era in campo in quella partita, ma un'altra volta una squadra di De Rossi costò l'esordio a Pioli. Ultimo precedente da citare, questa volta a favore del nostro allenatore. Perché? Perché nel 2018-2019 una partita che sia i tifosi della Fiorentina che quelli della Roma si ricordano molto bene. Quarti di finale di Coppa Italia, Fiorentina 7, Roma 1. C'è da dire però che De Rossi entrò solo al 77esimo di quella partita, il risultato era già di 5-1. Comunque la Roma prese 2 gol. Queste tutte le statistiche, però non è l'ultima clip di questo preview, perché mi è venuto in mente che c'è da sfatare un tabù, il tabù del pronostico. Non è una sfida pronostici, ma è un pronostico molto particolare che dovrò fare a casa, perché qui in redazione non posso, quindi vi ridò la linea tra pochissimi secondi, quindi subito dopo a casa mia. Allora, eccoci davanti al pronostico, l'avrete riconosciuto, vi ricorderete sicuramente il pronostico dell'anno scorso con le uova, diventato virale sui social e non solo, che ci fece fuori dalla Champions League, che però sbagliò in finale perché disse che l'Inter insomma avrebbe vinto la Champions League. Non è stato così, lo sappiamo bene. Queste sono le mie mani, chiaramente davanti a me ho 2 uova con AC Milan, un po' sbavato, e AS Roma. Vediamo le uova cosa diranno, chi passerà il turno di Europa League e chi andrà in finale. Ora io proverò a scontrarle, non assicuro niente sull'esito di questo scontro, ma comunque ci provo. Vediamo chi passa il turno di Europa League. Le uova hanno parlato e l'uovo del Milan, come vedete, è distrutto. Ora me lo mangerò perché non si butta niente. L'uovo della Roma perfettamente intatto. La Roma passerà a questo turno di Europa League, a meno che le uova non si sbaglino. Prossima clip. E dopo essermi reso ridicolo anche con questo pronostico assurdo, però insomma proviamo a sfatare anche questo tabù delle uova. Tra l'altro, per i fan del preview, le uova le avevo già portate, non mi ricordo su un'azione, però niente, finisce qui anche questo match preview. Io vi ringrazio, mi raccomando, vi do appuntamento oggi perché ci sia ovviamente lunch press alle 13, il talk alle 14, mattino Milan alle 10 e poi stasera il grande post partita della prima grande notte europea di Milan-Roma. Io vi auguro una buona partita, vi saluto, vi auguro una buona giornata, ovviamente forza Milan, ciao a tutti.